Ciao a tutti. Cosa abbiamo qui oggi? Una Pelikan M205 o M200 in una edizione speciale, una bellissima edizione speciale, la Cognac. Devo dire che appena l'ho vista mi sono innamorato subito di questa penna, a parte la pubblicità che Pelikan ha ideato accostandola a questo calice di brandy così, di cognac così bello, così tarato nel colore, nella temperatura colore, insomma mi ha fatto innamorare. Così come per esempio non mi piace molto la cappuccino, forse perché mi piace più il caffè che il cappuccino, questa invece mi ha conquistato, mi piace molto. Allora vediamo un pochettino nel dettaglio. Innanzitutto il pennino di questa penna è una extra fine, un NF in oro a 14 carati, il caricamento della penna è a pistone, il cappuccio è a vite come per tutte le serie 200 e 150 e via dicendo della Pelikan. In generale valgono tutte le considerazioni effettuate per la M200, 205, quindi parto subito con l'analisi estetica, rimandando così alle righe successive, quelle generali della scrittura. Non sono un fan delle Demonstrator, lo dico subito, non mi piacciono molto le penne trasparenti perché sono difficili da tenere pulite e mi piacciono quando sono pulite, quindi c'è un po' un amore e odio. Però questa qui fa parte della mia collezione e me la tengo perché è molto bella. Sarà per il colore ambrato o per non lo so, insomma mi piace davvero molto. Così mi ritrovo spesso a rigirarla fra le dita in controluce alla ricerca di riflessi, di sfumature che mi conquistano ogni volta. Come per molte edizioni limitate, la Pelikan M200 ha esaurito i suoi pezzi, quindi quelle ci sono, quelle sono state prodotte. Se vi piacciono credo che siano state un po' rastrellate tutte dal mercato, e infatti cominciano anche quelle per così dire usate, cominciano a salire di prezzo, segno che pur non trattandosi di una penna per i collezionisti facoltosi, il modello è piaciuto molto al pubblico e quindi tende a salire nel prezzo, contribuendo a mantenere una buona quotazione dell'usato. Può una penna scrivere diversamente solo perché c'è una differenza estetica? La logica ci mette di fronte ad un no categorico. Stessa penna, stesso pennino, in cosa mai farebbe la differenza? Il nostro cuore invece dice sì. Vuoi per l'ispirazione che ogni penna sa offrire, vuoi per il calore che questa cognac scalda in ogni suo possessore, insomma un po' perché ci si prende il gusto di guardarla, di girarla fra una riga e l'altra, l'appoggio qui, la metto lì, sta bene sul quaderno vintage, sull'agenda in pelle, vicino allo scrittoio magari illuminato dalla candela, insomma ispira, è una penna che ispira. La politica Pelikan è apprezzabile in questo senso, cioè offrire una serie speciale al prezzo tutto sommato di quella ordinaria, perché insomma la differenza sta in poche decine di euro, e quindi di poter mettere nelle mani dell'appassionato anche un oggetto che ha quel valore in più, e perché no, di mettere anche in fila nello scrittoio una serie di 200, 205 colorate variamente, perché comunque scrivono tutte bene ma ognuna è diversa dall'altra. Sulle considerazioni generali, la Pelikan ha una produzione che è garanzia di qualità e affidabilità. Vale per le 150, vale per le 800. Le penne Pelikan hanno forse il torto di avere nell'ampia gamma di produzione anche dei modelli economici, ma capita per la Lamy, capita per altri marchi. E molto spesso sono le prime penne che incontriamo nella nostra vita, le penne stilografiche, le mettiamo nella cartella alle medie e poi magari alle superiori, e spesso, un po' come per gli inchiostri, restano nell'immaginario collettivo le penne della scuola, del liceo, ma non è vero, perché sono penne che ci sanno dare tanto, e soprattutto se restiamo appassionati della scrittura con la penna stilografica scopriamo che ci sono delle Pelikan di altissimo valore, e una più bella dell'altra. Due parole sul packaging della Pelikan: molto gradevole, il cassettino anche in questo caso in simillegno, ma potete trovare anche delle confezioni ancora più importanti, perché in questo senso a seconda dei mercati la Pelikan differenzia un pochettino il packaging. Sono tutti realizzati con cura, anche se non si tratta di cuoio, di pelle primo fiore, la sensazione tattile, quella visiva, resta comunque appagante. A mio parere
tra l'altro preferibile al classico cofanetto apri e chiudi in plastica rigida che equipaggia molte penne stilografiche. Come per le serie M, il cambio del pennino è una cosa immediata, semplice, quasi invitante. Mi piacerebbe, l'ho già detto, che fosse così per tutte le penne stilografiche. Cambiare il pennino in un attimo sarebbe davvero molto bello. Non amo dilungarmi molto sul design perché sapete che è una cosa molto personale, però comunque questa è una bella penna, c'è poco da dire. Anche il profilo è un profilo lungo che appare spezzettato, ma non interrompe quell'appeal visivo che la rende comunque al contempo omogenea e anche immediatamente identificabile. Non è una penna che magari una laccata nera che può essere confusa al primo colpo d'occhio con tante altre. Un altro aspetto è il caricamento rapido, funzionale, lasciandoci liberi da convertere cartucce, e anche facile da pulire, davvero come molte penne classiche di una volta. Le dimensioni sono proporzionate, la penna è bella. Possiamo ricordare altre edizioni speciali, dicevamo la Cappuccino, l'Acquamarina, la Blue Marbled, la Green Marbled, che sono oggetto tra l'altro di altre recensioni di Stylographic Art. Anche per la serie M200 Pelican valgono le considerazioni circa la qualità dei materiali con la quale è realizzata. Vale per le serie minori a maggior ragione man mano che ci spostiamo in alto nella gamma di produzione. Non ci sono tanti fronzoli, tutto è molto funzionale, con quel giusto quid di estetica che non serve a far apparire vistosi o pacchiani clip o pennini, ma li rende belli. Anche la clip a becco di pellicano è bellissima ed è un simbolo ormai inconfondibile del brand. E anche i vari anellini che troviamo nelle sezioni, non so, quelli che separano il fuso oppure nel cappuccio, sono realizzati con cura, sono belli. Ma veniamo alla scrittura, che poi è quello che interessa un po' tutti noi. Il pennino non si discosta da questa filosofia, c'è l'incisione del logo Pelican, il numero della misura e niente di più. È anche vero che null'altro di più ci serve. Personalmente l'arte orafa che incide i pennini preferisco averla dove c'è davvero una intenzione rivolta a questo, piuttosto che aver sovrastampati o incisi con laser dei ghirigori, che magari preferisco la sobrietà, dico la verità, e queste penne sono davvero belle, ben centrate. La Pelican 200, come forse saprete, può anche ospitare pennini della M400. È un pennino che è vero che ha identica misura, però è diverso, è un po' più morbido e poi forse anche, diciamolo, esteticamente più appagante. Può alloggiare anche quelli della serie 150, che a me personalmente piacciono molto. È vero che per qualcuno sarebbe un downgrade e potrebbe dire che cosa me ne faccio, però sono un pochettino più sottili come flusso, come tratto, un pochettino più rigidi, quindi io a volte li monto perché mi piace comunque la penna e mi piace anche variare un po'. Sì, come vi ho detto, in effetti il pennino salendo nelle serie M200, M400, M800 la lasciamo un po' in parte, ma la M600 sì, tende ad essere un pochettino più morbido, più arrotondato, e come controaltare abbiamo il fatto che il tratto a parità di misura tende ad essere un po' più morbido, ad allargarsi quel pelino in più. Difficile trovare un difetto, perché sono pennini che mettono tutti a proprio agio, difficile riscontrare impuntature o interruzioni nel flusso, il flusso poi è molto costante, omogeneo, è davvero difficile. Se proprio ne vogliamo trovare uno, è quello che più volte mi avete sentito denunciare sulle Pelican, e cioè la parte terminale dell'impugnatura, dove si impugna per l'appunto la penna, ha quella sboccatura che è sì ben profilata da una parte, però è molto netta dall'altra, cioè dalla parte del pennino, e può capitare che quando si scrive parecchio con la penna questo taglio così netto possa dare un po' fastidio così all'indice. Piccole cose, però insomma non mi sarebbe dispiaciuta una soluzione un po' diversa. È vero anche che avrebbe pregiudicato il design della penna, che così è molto bella. Come si scrive con questa penna? Bene.
calza in mano alla perfezione, tiene sotto controllo il movimento di polso e dita, sia che andiate veloci o che vi vogliate godere una sessione calligrafica. La penna è molto fluida e scorrevole, anche potete, diciamo, disegnare quello che vi piace, sia un carattere ampio, un carattere più piccolo, perché è molto equilibrata e si governa con molta facilità. Il pennino non ha doti di elasticità, è un pennino abbastanza rigoroso, direi anzi anche abbastanza rigido, permette qualche piccola variazione di tratto, ma non mi spingerei più di tanto, proprio per evitare anche di danneggiarlo. Divora tutti i tipi di carta, scrive, è instancabile. Le avvertenze sono le solite, un po' di pulizia ogni tanto e ovviamente rifornita di inchiostro, questo sì. È ottima per gli appunti, per un titolo più importante, un titolo meno importante, perché vi ripeto, a seconda dei pennini che mettete potete scriverle anche su un'agendina, su un pocket, dove volete. Gli inchiostri preferiti, ma sono un po' tutti, perché non sono penne che hanno particolari esigenze o sono votate verso un certo tipo di calligrafia o scrittura. Queste vanno bene un po' con tutto, e devo dire la verità che è una delle poche penne, insomma relativamente poche penne, per le quali io do un rating 10 su 10, perché in rapporto al prezzo avere una serie, un'edizione limitata come questa qua, così bella, così piacevole alla vista, ben realizzata e scrive anche bene, non si può chiedere di più. Vi ringrazio per aver seguito la recensione e vi invito a continuare a farlo sul canale YouTube. Ciao a tutti da Marco Chiari.